Renault 5 Turbo 2. Questa qui è una delle categorie di automobili che io assolutamente preferisco, le gruppo B stradali, macchine costruite per il solo intento di partecipare a una competizione letteralmente insana, il campionato più duro e rischioso del mondo. È una sensazione indescrivibile, ma dovrò descrivervela. È speciale, è una delle emozioni automobilistiche più speciali che potreste mai provare. Un'auto che è stata costruita per un solo intento, non è una macchina adeguata per le corse come una normale 5 o una normale Alpine. Questa è costruita per questo, questa è costruita solo per fare questa cosa e si vede, è tutta diversa, è completamente differente. Sto tirando fuori 1 litro di sudore, io sto guidando a velocità femminuccia, immagino un pilota di gruppo B in una macchina da corsa, non una stradale come questa. È tutto troppo particolare, troppo unico, si vede, si sente la costruzione di un'auto per le corse, non per la strada. Non è una Renault 5 elaborata, non c'entra nulla e guidandola ci se ne accorge. È tutto unico, è tutto fatto apposta, è tutto gruppo B. Se siete così fortunati da possedere una di queste gruppo B stradali e vi viene voglia di dare uno sguardo al vano motore, dovrete affrontare una procedura che è il manifesto di questa filosofia. Si devono sganciare le cinture da corsa, sbloccare il pannello posteriore e superiore con l'apposita brugola in dotazione sul lato destro del vano e ricordare di usare un panno per sollevare il paracalore. Una volta spogliata vi si presenterà così. Fa un caldo ed è anche molto pericolosa, mi rendo già conto che è un genere di guida molto difficile da interpretare. Rally. Per questioni collezionistiche questo esemplare monta ancora le famose TRX, sono delle gomme, per chi le conosce, assassine, quindi mi devo contenere molto. Primo perché è un'auto già pericolosa di per sé, famosa per essere molto ballerina e molto arrogante, soprattutto con i piloti non abituati a questo genere di guida, al motore centrale posteriore, un 1.4 turbo, non ha la stessa turbina della normale 1.4, questa è una T3 a differenza della T2, e si sente che il tiro è differente. Allora parliamo dell'impressione più grande che si ha appena si mette mano su questa macchina, che è la prepotenza del rumore del motore e della spinta che questo regala e offre alla macchina.
160 cavalli non li ricordo su nessun'altra vettura così cattivi. Il modo che ha di erogarli e il modo che ha la trazione di spararceli sulla schiena tutti insieme è davvero spettacolare, è una cosa che si può provare solo su una vettura così. L'erogazione sembra soffice fino a un certo regime di giri, poi improvvisamente diventa violenta e drammatica e ti costringe a fare la conoscenza del telaio e della collocazione del motore. Il posizionamento del motore e la spinta della trazione posteriore la rendono un'auto molto molto nevrotica, molto difficile da governare anche nella versione stradale. Immagino come potesse essere combattere con una gruppo B. Abbiamo compiuto più o meno la 100ª puntata del Drive Experience, non mi avete mai visto sudare così tanto. La temperatura fa il suo, ma vi giuro che la macchina è qualcosa di infernale. Qui dentro non si vive. Le sospensioni e lo schema costruttivo di quest'auto è pressoché unico, non ha nulla a che vedere con le sue sorelle minori ed è letteralmente il fiore all'occhiello di Renault per quanto riguarda il rally. I freni sono terroristici. Pensare alle velocità che si possono raggiungere con quest'auto e immaginare le frenate che non si possono raggiungere è veramente preoccupante. La cosa che credo di preferire della Turbo 2 è la sensibilità e la precisione dello sterzo. Non essendoci peso sull'anteriore, essendo tutto spostato dietro, la sensibilità del volante è veramente rara e io non posso farlo oggi, ma mi riprometto di farlo prima o poi. Questa è un'auto che andrebbe guidata veramente sulle punte a velocità da suicidio. Prima o poi, a costo di comprarne una di tasca mia, devo provare cosa sentivano i piloti di gruppo B a guidare una di queste al limite, come se non ci fosse un domani. Guardatemi le braccia. C'è questa posizione di guida che è praticamente la stessa di una normale Renault 5. Questa cosa mi fa abbastanza ridere perché qui stiamo parlando veramente di un'auto da corsa su strada, eppure la posizione di guida è normale. Sentite come scoppietta! Il sound del motore francese è intossicante. Ci si ritrova a fare questo solo per sentirla scoppiettare. È un'auto che ti costringe a fare prima, seconda, terza, freno, 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 prima, seconda, terza, freno, 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 freno. È già una lotta andando al trotto come sto facendo oggi, costretto dalle gomme vecchie, ma è un'esperienza unica anche andando relativamente piano, insomma, velocità stradali. È un vero gusto, una macchina che non potrebbe mai stancarvi, mai. Questa volta credo che l'essenza della macchina sia penetrata oltre gli schermi e possiate veramente sentire anche il profumo della benzina, dell'olio, il calore del motore, delle gomme, dei freni, perché ha un'anima veramente straripante, non può essere contenuta dalla carrozzeria e si vede. Io sono arrivato al tramonto e sinceramente non ho più parole.